Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami. Leone, tendenze energetiche generali per la seconda parte di maggio 2023. Abbiamo la carta del carro, amici del leone, periodo di cambiamenti, movimenti. Quando c'è il carro si parla di un cambio di direzione o di viaggi per qualcuno e magari anche di spostamenti a livello di residenza, intendo. Poi, per carità, potrebbe anche essere, se per voi vibrasse per esempio come una stesa di lavoro, potrebbero essere degli spostamenti necessari appunto per il vostro lavoro. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un fante di denari, il 3 di denari, fante di bastoni. Abbiamo un 6 di spade al contrario, un 5 di bastoni, un 10 di bastoni e un 3 di bastoni. Devo dire che avete tanti bastoni. Tanto dinamismo, tanta passione, movimento fisico. Dunque, iniziamo con questo fante di denari. Il fante di denari è una carta che ci parla di qualche nuovo percorso che probabilmente state affrontando o potrebbe essere un nuovo inizio che state pensando, a cui state pensando. Normalmente il fante di denari è la carta dell'apprendista, quindi potrebbe anche essere un nuovo percorso di studi, un nuovo progetto o anche, vedendo questo 3 di denari, una nuova collaborazione, un nuovo modo anche di vedervi, di percepirvi. Ho come questa sensazione perché il 3 di denari è sempre una carta che vi invita un po' a sfidare i vostri limiti. Abbiamo anche questo fante di bastoni. Credo che qui quello che vogliono dirvi le carte è di metterci passione. È come se con questo 6 di spade ci fosse ancora la necessità di spostarsi o da un certo ambiente o da una certa situazione o da una certa mentalità, perché il 6 di spade è sempre una carta, essendo di spade appunto, che parla di mente, di pensieri, quindi è come se vi doveste allontanare da certi pensieri che non vi fanno star bene. Però c'è anche qualche cosa che mi dice che fate fatica a farlo. Ma la seconda parte di maggio, secondo me, sarà il momento giusto, perché poi qui avete anche un 5 di bastoni, un 10 di bastoni e un 3 di bastoni. Andiamo a vedere carta per carta, poi l'ultima parte della lettura la vediamo direttamente con i mini tarocchi. Andiamo a vedere il fante di denari. Abbiamo un 6 di bastoni e la carta della forza. Wow! Quindi è come se ci fosse questo nuovo inizio che vi dà la possibilità di avere un riconoscimento. Può anche essere che qualcuno decida di rimettersi a studiare proprio per avere quell'attestato, quel diploma, quella laurea che serve per essere riconosciuti nel proprio lavoro, nella propria professione. Sta di fatto che c'è anche la forza, che è una carta che indica, a parte la forza di volontà, quindi è una carta che io sento molto collegata con il terzo chakra, è anche una carta che indica che c'è stata una decisione, è stata presa una decisione, ma è una decisione giusta per voi. Andiamo a vedere il 3 di denari. È come se steste iniziando ad avviarvi al successo, come ehm, questa impressione. Allora, il 3 di pentacoli è spiegato da un 2 di spade e dal carro. Allora, qui potrebbe essere che abbiate effettivamente un progetto. Il progetto potrebbe essere il viaggio, visto che abbiamo il carro
due volte, o magari potrebbe essere una ristrutturazione di una casa piuttosto che un progetto lavorativo. E che vi sento un po', avete anche un 2 di spade, quindi vi sento un po' in dubbio tra queste due carte su ehm, quale potrebbe essere la strada migliore per voi, o quale potrebbe essere la strada migliore per questo progetto, o quali potrebbero essere le collaborazioni migliori per mandare avanti questo progetto. Si è girata anche questa, 9 di coppe. Che cosa potrebbe essere valido per voi per raggiungere il vostro appagamento personale? Andiamo a vedere il fante di bastoni. 3 di coppe, nuovamente il fante di denari e la stella. Di nuovo si parla di sogno, si parla di obiettivo. Io credo che qui qualcuno nella seconda parte di maggio deciderà di iniziare un nuovo tipo di percorso, di progetto, di studi, o il progetto sarà legato al nuovo percorso di studi. C'è qualche cosa su cui punterete il dito, diciamo. Guardate, in questo mazzo è molto carino il 2 di spade perché fa vedere che si sta cercando di fare centro, ed effettivamente con una spada, con un pugnale, c'è già il centro segnato. C'è anche un 3 di coppe, ragazzi. Come la sensazione che sì, abbiate voglia di divertirvi in questo progetto, anche di trovare un pochettino il lato ludico di questo progetto, di questo nuovo percorso che state iniziando o che avete iniziato. Andiamo a vedere il 6 di spade. Asso di bastoni e fante di spade. Ragazzi, ho come la sensazione che qua vi dicano di allontanarvi da certe idee, ehm, perché fondamentalmente è un po' come se sì, le idee fossero buone, ma tecnicamente manca un po' quell'entusiasmo, quella passione, quella volontà, quell'intenzione di fare qualche cosa di concreto per realizzare queste idee. O se fossero idee limitanti, credenze limitanti, perché di solito il 6 di spade fa riferimento a queste credenze limitanti, è come se vi dicessero che bisogna fare qualche cosa per ricostruire il vostro modo di pensare. Quando si tratta di credenze limitanti bisogna sempre prima individuarle e poi soppiantarle. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, il sole e il re di bastoni che spiegano il 5 di bastoni. Allora, se fosse per esempio una collaborazione, questo 3 di denari, vi dico che con questo 5 di bastoni e la carta del sole e del re di bastoni è come se ci fossero, diciamo, dei disaccordi mm, su chi fa che cosa. O è una questione di chi comanda, chi gestisce il progetto. Il punto è che è come se un lato dicesse: ok, l'idea è mia e quindi si fa come dico io. Dall'altro, la persona magari con la quale state collaborando, o se siete voi, che avete più esperienza nel tipo di lavoro, l'altra parte dirà: capisco quello che tu vuoi, ma per fare un buon lavoro sarebbe meglio far così. È come se ci fosse una sorta di discrepanza di idee, ma niente di che. Ecco, per qualcuno, essendoci il sole, si potrebbe trattare di una relazione di amicizia, eh. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Re di coppe e 6 di pentacoli, ma che bello. Allora, qui con il 10 di bastoni è come se si lasciassero indietro tutte queste piccole discussioni. Il 10 di bastoni è una carta che vi toglie da certe responsabilità e da certe aspettative, vi toglie anche un po' dal 6 di spade, direi. È come se con questo 6 di denari riusciste a raggiungere un certo livello di equilibrio, di appagamento. Ricordatevi che qui avevate il 9 di coppe e qui avete il re di coppe, quindi è un'evoluzione questa.
il fatto che voi arriverete a essere soddisfatti delle scelte che deciderete di fare. Abbiamo poi anche un bellissimo 3 di bastoni a fine lettura, ragazzi, che ci parla di espansione. Anche questa è una carta di viaggi, quindi per molte persone può essere che a fine maggio, inizio giugno ci siano dei viaggi in programma, cosa che magari nella terza settimana di maggio, avendo il carro al contrario, si pensava difficile organizzare, però ci sono comunque delle espansioni. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Guardate di nuovo 3 di denari e 5 di coppe. Di nuovo, collaborazioni, ragazzi, fate attenzione a non rimanere troppo fermi nelle occasioni che avete perso, nelle occasioni che vi siete lasciati indietro o che vi lascerete indietro con questo 6 di spade, perché ne avete da guadagnare. Lasciare indietro è come quando si fa shopping, prima di comprare vestiti nuovi bisogna togliere quelli vecchi dall'armadio per fare un po' di posto. E qui è un po' la stessa cosa, bisogna prima lasciarsi indietro dei vecchi modi di pensare, anche il vecchio modo di autovalutarsi, perché vi ricordo che quando c'è un 3 di pentacoli c'è sempre una sottile sensazione di non essere all'altezza di qualche cosa, di una relazione, di un viaggio, di un progetto, e invece appunto è solo una sensazione. Tenete presente che il 2 di spade normalmente è una figura che viene rappresentata bendata, quindi è come se semplicemente non riusciste a vedervi in tutto il vostro splendore, in tutto il vostro valore. Però qui, verso la seconda parte del mese, riacquisterete anche un equilibrio economico, mi viene da dire, ok? È come se vi lasciaste indietro certi pesi, certe responsabilità, certe aspettative degli altri. Se per caso questo carro non è un viaggio fisico, è un movimento di idee. C'è il 6 di spade che è come se determinasse un prima e un dopo. Mm? Lettura interessante, fatemi sapere qual è questo nuovo progetto o nuovo percorso di studi o nuova idea alla quale state lavorando. Eh, guardate ragazzi, gli amici potrebbero in questo senso essere sia un aiuto ma anche ehm, come vi posso dire, un blocco. Potrebbero sì darvi delle idee, darvi degli spunti interessanti, ma potrebbero anche crearvi dubbi inutili, insomma, che non servono. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per vedere che cos'altro vi possono dire. Stavo cercando di capire se riuscivo a dirvi ancora qualche cosa. Va bene, andiamo a vedere l'oracolo. Gli oracoli. Carta numero 21. Wow. Allora, come vedete c'è un pugno qui, no? Sapete le persone che dicono sì, dai, andiamo col pugno lanciato in alto? È un po' quello il senso che mi dà questa raffigurazione. È come se ci fosse qualcuno che un po' sta risorgendo da terra e andando verso il sole. E parla in effetti di potere, parla di forza, parla di espansione e qui lo rivedevamo giustamente con il 3 di bastoni. Ragazzi, il numero 21 è un numero magico, è un 7 per 3. Cercate numeri angelici, numeri maestri su Google, potreste avere delle informazioni interessanti. Ed è anche la carta che corrisponde al mondo nei tarocchi. Bellissima carta. Carta numero 2. Questa carta vi parla di doti in vostro possesso. Qui avete una e due volte il fante di denari, quindi qualcuno che ha, come vi posso dire, la volontà di imparare a gestire la materia. È una carta che vi parla anche di fortuna e di protezione. Dopodiché abbiamo carta numero 24, che è una carta che allora vi parlo prima di tutto di rispetto. Questa carta in realtà fa riferimento a quelle che sono le tribù, anche africane, perché se ci fate caso sono
diciamo le figure sono rappresentate con diverse tonalità di pelle. E questo perché fa riferimento alle radici. Tutta la popolazione scusate, africana o afroamericana è molto legata all'elemento della terra, ok? E in origine il voodoo voleva semplicemente rappresentare qualcuno che faceva rituali con gli elementi della natura. Poi con il tempo ha acquisito una connotazione negativa, ma in origine era semplicemente qualcuno che lavorava con le erbe, con le radici. E fa anche riferimento alle vostre radici, quindi alle radici familiari, al posto dove siete cresciuti, al bagaglio genetico che avete, al bagaglio storico, e anche alla famiglia di anime con cui vi siete reincarnati. Mm. Cari amici del Leone, spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare al meglio le energie dei prossimi 15 giorni. Se è sì, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con la vostra iscrizione, con una donazione. Tutti gli aiuti che volete darmi per me sono molto importanti e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!